Hello guys, welcome back to another video of our channel, Our Eyes Your Eyes. Today we are in my best friend's house because her boyfriend is going to cook us Nero di Seppia. If you don't know what that is, don't worry because at the end of the video you will see. Anyway, we are going to talk in Italian for this time, but don't worry because we are going to put the translation down below. So, it's time to start. Hi. Amore? では行きましょう。We are here. Yeah. So, what can we say? 食べましょうか? はい、いただきます。 Or 始めましょうか? 始めましょうか。 始めましょうか. Abbiamo il nostro chef Andrea, buonasera, buonasera. Ciao. Ciao. E qui abbiamo i nostri ingredienti, abbiamo delle bellissime seppie, devo dire, non le ho mai viste, ok, così grosse. Abbiamo dei pomodorini, un limone e... Porro, perfetto. Abbiamo anche le nostre tagliatelle. Quindi adesso il nostro chef Andrea ci dirà come cucinarle. queste sono le nostre seppie, come vedete sono sporche, non sono Sì. già state pulite, adesso vedete un po' il procedimento. Decisamente. Esatto, sono composte dalla parte superiore e dalla parte interiore dove andiamo a ricavare il nostro nero di seppia, i nostri occhi e poi c'è la famosa bocca che viene tolta che è molto simile a un becco di un uccellino. Allora ci mettiamo per prima cosa sotto l'acqua e quindi andiamo a pulire. Sì, anche perché bisogna lavarle bene. Oddio sì, la parte esterna, anche perché nel trasporto si rompono comunque le sacche, c'è tutto questo nero esterno che comunque viene rimosso. Perfetto. Per prima cosa incidiamo la parte della pancia anteriore con una forbice magari bella affilata fino alla fine. Eccola. Andiamo a vedere che dentro già c'è un bel po' di nero, viene Wow, ragazzi, tolta la parte. guardate. Attenzione a non schizzarvi naturalmente. No, nessun problema. Con delicatezza dobbiamo togliere tutta la parte interiore, eccola là. Wow, è la prima volta che vedo una cosa del Qua. genere. Qua vediamo già la prima sacca che speriamo essere abbastanza piena perché come ripetevo durante il trasporto, magari durante lo spostamento alcune si possono rompere, però vi assicuro che sono abbastanza perché ne basta una Perfetto. piccola quantità per colorare il piatto. Eccole. E lasciamo qua un attimo da parte. Quindi ragazzi adesso faremo la stessa cosa per le altre due seppie. Ecco qua ragazzi, come vedete le nostre 3 seppie sono state pulite e adesso passeremo al prossimo step. Dopo aver rimosso la parte dell'interiora con la testa, iniziamo la parte di leggera pulizia, ma poi soprattutto bisogna iniziare a togliere la parte della carne, no? Che noi andiamo a mangiare. Ecco qua, allora noi con il dito ci aiutiamo. Ragazzi, E le zoom due un ali, attimo, eccole lì. così potete vedere E in le ali dettaglio, piano piano si guardate, aprono. Wow, Eccolo qua. wow. E voilà. Perfetto. E direi. questa è la prima parte, esatto. Poi dietro c'è una parte di pelle che viene tolta, viene strappata. Eccola là. E quella che poi noi andiamo a tagliare e a cucinare ed è quella che dà poi la sostanza anche al nostro piatto. Allora andiamo a mettere in un piattino. E voilà. Perfetto. Abbiamo finalmente le seppie pulite, ok? Sì. E andiamo ad inciderle per il lato corto Sì. in maniera longitudinale in modo da fare delle piccole ragazzi, io striscioline. zoom, che così vedete con più precisione. Eccolo qua, per fare Fantastico. e voilà, una piccola tagliatella di seppia. Adesso andiamo avanti e tagliamo Certo. tutto il resto e poi Taglieremo tutto il resto e ci vediamo tra pochissimo. dopo che abbiamo fatto la julienne di seppie andiamo a mettere un filo d'olio all'interno della nostra Sì. padellina, ok? Andiamo a schiacciare un paio di aglio. Sì. Ecco qua, spicchi d'aglio li lasciamo in camicia, che Sì. così sono anche molto più saporiti. E accendiamo il fuoco. Lasciamo leggermente soffriggere l'aglio, okay, che non si bruci, molto importante, Sì. perché se no poi lascia la parte aromatica. Benissimo. E poi andremo a far soffriggere le seppie. Quando l'olio ha una giusta temperatura andiamo ad inserire le seppie, attenzione che scoppiettano, Sì, bene. quindi attenta anche tu con la Sì. telecamera. Ok. Esatto, già si sente il profumo. Decisamente. Sì, magari giriamo l'aglietto che poi ad un certo punto comunque togliamo, lo teniamo sempre in un angolino e voilà. Vedete già che prendono colore, Sì. Una leggera spruzzata di pepe. Sì. Ecco qua. E voilà. Sì. Che non andiamo comunque a salare perché poi comunque il nero di seppia è molto saporito devo e dire quindi è meglio aspettare, eventualmente correggiamo la sapidità dopo.
Io faccio questo passaggio poi anche con una sfumata di vino bianco. Perfetto. Ci allontaniamo un po', Esatto. ragazzi. Ecco qua, senza esagerare. Il vino è un ingrediente che aiuta a aumentare la sapidità anche del pesce. Si utilizza Benissimo. con le vongole, con i pesci bianchi Sì. e dona comunque l'aromaticità. Buon profumo, ragazzi, qui c'è un profumo delizioso, A questo punto togliamo il nostro aglio. Eccola. Bastano veramente pochissimi secondi, ormai sono un paio di minuti che sono sulle nostre seppie, quindi nel frattempo, come Sì. vedete, hanno anche rilasciato il loro liquido, ok? Perfetto. E a questo punto noi andiamo a fermare la Sì. fiamma e andiamo a scolare con una Scoliamo. schiumarola, esatto, e le teniamo da parte perché poi saranno l'ingrediente di sicuro del nostro piatto, ma che lasciamo separati dal nero, perché il contrasto poi anche che vedrete appunto tra il nero e il bianco. Perfetto. Qua teniamo le seppie, le teniamo comunque, se avete la possibilità, in una postazione calda, magari in questo caso Sì. utilizzo il nostro bollitore per la pasta, Sì, le metto certo. qua sopra così magari rimangono calde. Calde, A certo. questo punto aggiungiamo un ingrediente rosolare, fondamentale, esatto, che è il porro. ok? Oh, il porro, Eccolo qua. ragazzi, Sì. Non lo sapevo, Allora, questa è una mia scelta, una mia decisione, nel senso che comunque col pesce, la cipolla, comunque l'aglio viene utilizzato, il porro è molto aromatico e aiuta ad unire i vari sapori. Ecco. Perfetto, benissimo. Anche questo si cuoce veramente in brevissimo tempo, basta Bene. veramente poco. E a questo punto noi andiamo anche ad inserire il nostro nero che noi avevamo, ecco, il famoso finalmente, nero. sì. Andiamo a prenderlo, è molto colloso. Andiamo a distribuirlo all'interno, abbassiamo un attimino la fiamma. Effettivamente sì, è colloso. Se avete da fare delle domande ad Andrea, al nostro chef Andrea, scrivete qui sotto al video. Andiamo anche ad aggiungere magari un piccolo fumetto di pesce che abbiamo preparato in precedenza, Bene, bene. che viene fatto con degli scarti di preparazione di pesce. Ho messo dentro un po' di prezzemolo, una cipolla, un aglio, ecco, questo è una cosa che poi ci aiuterà ad ammorbidire poi quella collosità che abbiamo trovato prima. Benissimo. Andiamo ad aggiungere anche del pomodoro, io utilizzo del Ecco. pomodoro fresco proprio perché comunque dà equilibrio per la sua acidità. Ecco, in questo caso sono dei pomodorini datterino che comunque si coloreranno e andranno anche quelli poi Sì. quasi a scomparire. Iniziamo a buttare le nostre tagliatelle. Ecco qua, le mettiamo a bollire. Esatto. Allora, nel frattempo Sì. il nostro sughettino è sempre più nero e andiamo anche ad assaggiarlo. A questo punto noi dobbiamo assaggiare, soprattutto per sentire la sapidità. Sì. E da questo punto in poi noi possiamo ritoccare la ricetta, perché comunque il nero di seppia è molto delicata come ricetta, perché non sappiamo mai perfettamente quanto nero di seppia abbiamo inserito, non c'è una vera e propria grammatura, una vera e propria dose. Ecco. My sensei is going to taste. Ok, diamo un Va bene. cucchiaino pulito, lo facciamo assaggiare anche. Sì, try and see if you like Right. it. Tell us your opinion. Dici la tua opinione. I think it's a little sweet, but later Is we it can... sweet, salty? What do you think? It's a little bit sweet. Ok, Yes, è un po' troppo dolce secondo Ok, voi, sì? ok, perfect. Now, Ok. now, stavo parlando in inglese. Ora, sì. Adesso a questo punto possiamo decidere eventualmente di calibrare il sale, quindi a questo punto anche io ho sentito Certo. un attimino indietro di sapore, quindi andiamo a fare una piccola grattugiatina. Benissimo. Eccola là. In caso contrario vi accorgeste che è troppo salato, allora in quel caso possiamo allungare, allora andiamo ad inserire magari dell'acqua non salata per riequilibrare il sapore. Benissimo. Questa è un po' la difficoltà del nero di seppia. E La pasta poi- è pronta. Eccoci qua, Eccola ragazzi. qua. Bene, beh, devo dire che il risultato mi pare ottimo, Sì. A questo punto c'è la Sì. famosa spadellata, ok, Oh, guardate saltata. ragazzi. E vediamo che piano piano, Fantastico! Attenzione. Sensei, venga a vedere! sempre attenzione ai vari schizzi. Eccolo qua. Nel frattempo le seppie bianche si Sì. sono un po' raffreddate, una bella idea, si prende una piccola padellina, Sì. eccolo qua, e si tengono comunque calde. E voilà. Benissimo! Da Molto questo punto bene, in poi ragazzi. noi possiamo andare a impiattare. Wow! E ora
Allora, il profumo devo dire che si è sente, molto invitante. Oh, direi. Vi ricordo che Andrea non cucina solo a casa sua, è anche uno chef, diciamo che ha tanta esperienza nella ristorazione. Andiamo a spolverare con un po' di prezzemolo fresco. E poi un'altra cosa interessante che ho deciso di fare per voi e per dare una bella aromaticità è andare anche a grattugiare una piccola scorzettina di limone sopra. Qua, ragazzi. Eccolo là, che comunque dà un bel colore giallo e poi aiuta veramente a tirare fuori il sapore, eccolo qua, alla nostra seppia. Beh ragazzi, il risultato è eccellente, siamo pronti per mangiare, che ne dice? Sì, Andrea? direi proprio di sì, anche perché finché il piatto è caldo, Sì, e voilà. bellissimo, complimenti al nostro chef Andrea. Grazie mille. A voi. Grazie mille. Ciao. Subscribe to our channel, follow us on our social media. Bye guys, see you in the next video. Thank you so much, Andrea, chef. Bye, Thank you. amore. Thank you. Bye, guys. Bye.